Ladies and gentlemen, good afternoon. A very warm welcome to the pre-event press conference for round 4 of the 2025 MotoGP World Championship. It's the Qatar Airways Grand Prix of Qatar, the unique and spectacular night race here at the Lusail International Circuit. Non è stato tanto il fatto di aver vinto, ma più che altro le sensazioni che ho ritrovato, il fatto di intanto aver fatto un passo in avanti perché comunque eravamo più vicini, quindi sì, in una pista come Austin andare così forte e poi vincere comunque ha dato gusto sicuramente. E non so se lo volete rifare, perché ditemi voi. Allora, dicevo, sto benissimo perché siamo ancora all'inizio della stagione, le complicazioni fanno parte del nostro lavoro, anzi quasi mai va sempre tutto liscio. Mark è l'obiettivo, quindi penso che lui sarà quello più competitivo e dopo sicuramente saranno anche gli altri, ma bisogna battere chi in questo momento sta andando più forte, quindi Mark. Ha visto? Cosa? Che ripietro. La maggior parte delle volte ci sono molti problemi da risolvere o comunque cose che non vanno subito bene. Bisogna cercare di partire avanti. Adesso sì. Bisogna cercare di far prima fila. So up from the back of the third row at the moment, which you have to say won't cut it. Oh, he's down. He's gone down. Pecco Bagnaia then. Now that is a disaster in Doha, isn't it, for the double world champion? Pecco Bagnaia. E poi si prova, non è che vada sempre bene. E come la vivi, anche questo fa parte del tuo lavoro, quindi ti metti in gioco, se hai fatto la cosa giusta sei contento, se hai fatto la cosa sbagliata quantomeno ci hai provato. Non mi sembrava di aver fatto così tanto di più del normale. Dai. Adesso relax e poi si parte per la sprint. Quello lato positivo. Se parti 11°, come è successo a noi, devi cercare i primi 2 o 3 giri di arrivare il più avanti possibile. Vorrei dire la prima curva, perché poi stare dietro comporta una serie di problematiche che aumentano al passare dei giri in scia dello stare dietro. Tirate dentro subito, via le gomme. Allora Pecco, se tutto bene vai in griglia a cambiare le gomme. Se c'è qualche problema, ma deve essere un problema vero, torni qua, trovi l'altra moto pronta, vai in griglia e cambiare le gomme. La giornata di ieri è stata un po' complicata per la qualifica. Eravamo anche abbastanza contenti ieri, credo che con una qualifica migliore avremmo potuto fare una bella gara. Le aspettative sono alte per oggi. Poi che vinca il migliore, vedremo. essere sempre così tanta differenza tra il sabato e la domenica. Io non posso tutte le volte fare la stessa cosa.
Ieri era impossibile, oggi riuscivo a primo giro e ne ho superati 1 miliardo. Non è possibile. Non è Diciamo che possibile. io nonostante fossi dietro anche oggi, si vedeva una bella differenza. Se ce la faccio domenica ce la devo fare anche di sabato. Weekend alla fine positivo, purtroppo abbiamo perso dei punti grazie. Per un errore mio, ho fatto un errore in qualifica, ho sbagliato e sono caduto. Partire 11esimi ti limita ovviamente il risultato, però sprint race sicuramente sarebbe potuto andare meglio, finire ottavi non è stato il massimo. Mentre oggi sono riuscito subito a partire meglio, partire più forte, essere aggressivo ed è stata una bella gara alla fine. Ho finito terzo, ma poi Vignales l'hanno penalizzato per la pressione della gomma davanti, quindi il secondo va bene. Però dalle prossime gare certi errori non possiamo più permetterceli e abbiamo un avversario tosto e quando si gioca con i tosti bisogna essere più tosti. È arrivato qualcuno che alza l'asticella, è uno stimolo grosso per tutti, no? Di cercare di colmare il gap o di capire dove l'altro è più forte e cercare di lavorare per raggiungerlo. Per cui io non vedo grossi problemi, vedo più che altro un'opportunità di migliorarsi ancora. Poi il freno è durissimo, per fermarla come di solito devo usare molta più forza e ho l'avambraccio destro finito. Pecco è stato il primo a introdurre la velocità di percorrenza di curva con le Ducati nell'epoca in cui Pecco è arrivato in Ducati, epoca nella quale la Ducati sicuramente non brillava per il turning, per come girava. È similissimo a Jorge Lorenzo, è completamente diverso da quello di Casey, che invece era molto più istintivo, ecco, e ti direi questa cosa qua. È un momento dove bisogna raccogliere, è un momento dove sto cercando di portare a casa, dove l'anno scorso magari invece ho peccato un po' di più, quindi è importante riuscire a completare tutto e sono sicuro che nel momento in cui mi troverò al 100% sulla moto riuscirò a tornare a vincere o comunque a lottare, perché questa è stata un'altra gara dove, a parte i primi 4 giri, dopo sono rimasto sempre abbastanza in difesa. Ho provato tante volte a almeno passare Fabio, ma non ho mai avuto l'occasione non mi sono mai trovato nell'occasione di chiudere completamente il gap. That's Bagnaia on the floor, knocked down by one of the KTMs into the Dunlop chicane. Bagnaia was already plummeting backwards on his wets, and he's now been taken down. Well, that's the second time this weekend he's touched the Nel lavoro, in questo lavoro in particolar modo, che comporta determinati sacrifici a livello di tempo dedicato alla famiglia o agli affetti, bisogna aspirare a divertirsi ancora di farlo, di essere entusiasti di farlo, e per me è ancora così. Rimango sempre lì, vado largo e non riesco mai a portarla dentro. Ma secondo te perché è più libera di freno motore e spinge? Pochissimo qui dietro. Fino a che uno si diverte ed è entusiasta a farlo, secondo me ha raggiunto l'obiettivo. Che ho dalla prima gara. Nel momento in cui inizi a entrare c'è sempre il feeling che sei uguale. È dall'inizio dell'anno che è così, adesso ci metto una pietra sopra e inizio a guidare in modo diverso. Adesso, tanto è questo.
La moto è uguale, ma non è uguale. È così. Quindi Ti abitui e la gestisci. Non c'è discorso. Non stiamo e che mi viene molto più difficile perché sono a tanto così da cadere. Gara veramente weekend, veramente. Dovete dirlo, devono ancora star di lei, è bagnato, guarda come vanno. Posta quel carrello. Sto attento perché vi rientro. Da dimenticare, diciamo che penso che sia la mia prima volta che faccio 0 sabato e domenica, tutte e 2 gare. Non siamo riusciti a portare a casa niente. È una situazione non comoda, difficile da accettare da parte mia perché non, essendo abituato ad altro. La fortuna e la sfortuna non le ho mai riconosciute, ecco, diciamo che non esistono, la sfortuna ce l'ha chi sbaglia, la fortuna ce l'ha chi vince. Non è un momento facile, ecco. Il fine principale del tutto è dare a Pecco il massimo possibile e poi è lui alla fine che deve fare la differenza e fa la differenza in pista.